Buongiorno a tutti amici, 7 del mattino, abbiamo dormito così, vabbè, quando si cambia casa probabilmente è così, ci si deve un po' abituare. Comunque abbiamo una moschea a qualche metro e quindi quando richiama i fedeli per le varie messe, uno forse alle 6 del mattino, non mi ricordo gli orari, li conosco perché in Marocco abbiamo avuto a che fare con questa situazione. Quando si trovano queste case in un periodo di così altissima stagione, di così alta stagione, è proprio perché magari le persone le lasciano, le snobbano. L'abbiamo presa noi perché costa poco, comunque è pulita e carina, però magari ci sono delle cose, appunto, dei punti a sfavore. Vabbè, ci abitueremo anche a questo. Comunque prepariamo le colazioni e poi se ci porta lo scooter presto, dovrebbe portarcelo presto, le ho chiesto questa gentilezza. Usciamo e andiamo a vedere la parte storica di Phuket oggi. E lì al centro cercheremo anche di scoprire da dove partono le escursioni, quanto costano. Beh, comunque alla fine ci organizziamo sempre. Questi filetti di maiale che ci ha dato Enzo, squisiti, li fa lui come vi abbiamo già detto. Guardate che prodottino, una bresaola. Mi sono fatto le uova, avevamo spremuta d'arancia, portata all'altra a casa, scaldato il pane e alla fine riesco a fare colazione. Si perde poco tempo ragazzi, è già all'editing. Rita invece si prepara la colazione. Ci hanno portato anche lo scooterone. Mi doveva dare un 125 per 300 baht al giorno, non sono rimasta a contrattare perché non ne ho voglia, anche perché me lo portano sotto casa e quindi quando devo ripartire lo lascio qui, non devo andare a renderlo, poi tornare, quindi conviene così. Tanto si tratta poi alla fine magari di qualche euro in meno e non ha senso. Comunque ragazzi, mentre io lavoro e Dado alle mie spalle studia, Rita si allena, Caldo tremendo, guarda. Sto sudando. Vabbè. Comunque dicevo, mi dovevano portare un 125 per 300 baht, invece mi hanno portato un click 160 per lo stesso prezzo. Quindi ottimo. Come finisce Rita? Si lava, Davide finisce di studiare, io chiudo l'ufficio e ce ne andiamo in giro tutto il giorno a visitare Phuket. Non vedo l'ora di andare a visitare il quartiere con influenza cinese e portoghese, che si chiama Old Town. Siamo in scooter ragazzi, siamo pronti, appena usciti 11 del mattino, sbrigato tante faccende. Stiamo andando a visitare, come vi ho detto prima, Old Town. Ci vogliono una ventina di minuti in scooter. Guardate amici, due sacchi di riso giganteschi appoggiati nello scooter e neanche legati. Ne approfittiamo ragazzi, ci fermiamo un secondo e vediamo di cosa si tratta. Un tempio. Non so cosa sia, se è qualcosa di cinese o... penso di sì. Dobbiamo toglierci le scarpe e saliamo. Sì. Tantissimi signori scrivono delle lettere, probabilmente delle richieste, poi sicuramente fanno una preghiera e lo mettono dentro una teca, non lo so. E adesso è arrivato questo signore che legge o comunque cerca di interpretare queste lettere scritte anche da turisti. Le benedice sicuramente in qualche modo per cercare di esaudire questi loro desideri o richieste. Beh, avevo detto influenza portoghese cinese l'abbiamo già vista, qualcosa l'abbiamo già vista. Abbiamo parcheggiato lo scooter, messo un cuoricino su Maps, se no iniziamo a girare per tutte queste viette e non lo ritroviamo mai più. E adesso siamo liberi di passeggiare
e di scoprire Old Phuket Town. All I got, like an afterthought. What we felt and said, red wine in your bed, on the naked floor, behind that gated door. Gli elefanti portafortuna thailandesi. Always so discreet. On 14 Washburn Street. Situato proprio di fronte alla città vecchia, possiamo adesso ammirare questo tempio di Buddha. There I like it best. In this catacomb where it feels like Siamo entrati in un'agenzia viaggi, un'agenzia, organizzano le varie escursioni, così iniziamo a farci un'idea dei prezzi. Ci siamo fatti la prima idea dei prezzi per le varie escursioni. Adesso entriamo da un'altra parte così facciamo un paragone. Comunque ci siamo fermati a pranzo, ragazzi, guardate queste bistecche. La dieta di Rita. Pranzetto concluso, abbiamo mangiato 2 bistecche, Rita il salmone, abbiamo speso circa 27 euro, 25 euro in 3. Siccome ci sono 62 gradi all'ombra, mi sa che riprendiamo lo scooter e facciamo un giro. C'è troppo caldo, veramente impossibile. E in scooter un po' di aria la prendiamo, sarà più piacevole. Proviamo a raggiungere una spiaggia adesso, la prima di Phuket. Ragazzi, ci siamo cercati la spiaggia più vicina, non è la più bella, ma almeno ci possiamo bagnare. C'è troppo caldo, mi sta fondendo il cervello. Dovrei mettere un cappellino in scooter. Ore e ore sotto il sole, non ti accorgi perché prendi aria, però potente. Aiuto! Aiuto! È bollente! Bagnati, sì. Abbiamo avuto già il primo riscontro. Andiamo a prenotare infatti dove siamo entrati prima, perché ci hanno mandato un preventivo e vogliono 3.900 a persona, invece quella signora ci ha detto 1.800. Stiamo tornando nell'agenzia dove organizzano le escursioni e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. 1, 2, 3. Ok. Ci sta facendo la foto. Essential driver. Sì, ci ha fatto la foto perché domani mattina vengono a prenderci fuori da casa. Sì, fuori casa. Paghiamo 5.400 in 3. Questo è quello che faremo, guardate che posti, ragazzi. E comunque anche un'altra agenzia ci ha proposto questo prezzo, invece qui paghiamo 1.900, esattamente la metà, e c'è una promozione del 50%. È innamorata questa ragazza di Davide, gli ha fatto anche una fotografia. Ciao, grazie, thank you. I want you to be my daughter. my daughter. Escursione prenotata, la paghiamo esattamente la metà di quello che normalmente chiedono. Abbiamo chiesto a una persona che fa le escursioni, che organizza escursioni qua in Thailandia, italiana, ed è 3.800. Qui era lo stesso 3.800, ma c'è il 50% di sconto, non so per quale motivo, è diventato 1.900 a persona. Quindi abbiamo risparmiato una marea di soldi.
Stupendo, non vedo l'ora che sia domani mattina, vedremo posti incredibili. Stiamo comprando un cappellino. Perché domani prenderemo tanto sole e ci farà male. Che bello. Bello. Sì. Ha giudicato? Giudicato. Bellissimo. Ragazzi, escursione prenotata, adesso ci riavviciniamo a dove abbiamo la casa, c'è una spiaggia, andiamo a vedere questa spiaggia. Abbiamo trovato un supermercato lungo la strada prima di arrivare a casa e ci facciamo poco di spesa, così possiamo cenare a casa. Non prendiamo un carrellino più grande, ci basta. Sì, quello un attimo. Prendiamo anche carne, qui a sinistra. Casa dolce casa, anche oggi è giornata proficua. Spesa, escursione prenotata, girottato un pochettino. Vabbè, doccetta, abbiamo sistemato la spesa, adesso mi metto un po' a lavorare. Rita forse si deve ancora fare la doccia e poi cucinerà. E ci siamo riempiti un po' di nuovo il frigo e abbiamo qualcosa. Abbiamo comprato alla fine delle cosce di pollo, del macinato per fare un ragù. Abbiamo un bel po' di verdure, abbiamo le uova, abbiamo un succo di frutta, così possiamo fare colazione. Siamo più tranquilli. In questa casetta abbiamo tutto, è piccola ma c'è tutto. E costa poco. Costa anche volendo 3 volte di meno di un'altra casettina che abbiamo, che c'erano qua intorno. E anche qui ci arrangiamo, spesa fatta e cena avviene di conseguenza, grazie a Rita. E domani gran bella esperienza, uno dei posti più conosciuti, più famosi, più frequentati anche purtroppo della Thailandia. Visiteremo Phi Phi Island. Abbiamo dei piattini piccoli e la metteremo 2 volte. Poi verdure, adesso prendo il vino e basta. Piatto di pasta con macinato, un bicchiere di vino e un'insalata. Non abbiamo neanche L'arte dell'arrangiarsi. la grattugia e ci arrangiamo con un pelapatate per il parmigiano. Però la cosa importante è che anche con un pelapatate il parmigiano si mette. Ed è buonissima la pasta scommetta. Sì, Tanto così, Perciò buon appetito Buona e cin cin a pipì. a pipì. A pipì domani, Rita. Sarà bello. Ci vediamo direttamente domani. Tanti auguri e tanta salute anche a voi. A domani mattina. Buona. Buongiorno a tutti amici. 7 del mattino. Mi svegli già da un quarto d'ora. Rita comincia a preparare le colazioni. Buongiorno Rita. Non aver paura della videocamera, sei in ordine, i capelli sono perfetti. Non mi sono lavata neanche la faccia, vai via. buongiorno. Dad, Buongiorno. sei contento oggi? Sì. Dormito bene? No. Neanche io. Ci sveglia il muezzin. Sì. Le 2 del mattino. Colazione è pronta in un batter doppio. Uova, pane caldo, spremuta, prosciutto, formaggio, stesse cose. Siamo pronti, in attesa Rita. Pronti? In dolce attesa. No, anche no. In attesa, non dolce. Sì, dolce anche oggi perché facciamo una cosa bellissima. Che ore sono? Adesso mancano 5 minuti e almeno un quarto. Va bene, dovrebbe Dovrebbe arrivare. anche alle 8. Dovrebbe arrivare tra poco. Che abbia inizio la nostra prima escursione a Phuket. Sì. O la nostra prima escursione di Phuket. O la prima escursione per Phuket. Di Phuket per In Phi Phuket. Phi Island. Di Phuket in Phuket pro Phuket. Vabbè, l'aspettiamo direttamente qui il taxi.
puntuale come un orologio, siamo già sopra la navetta. Questa è una spiaggia che abbiamo proprio dietro casa, l'abbiamo scoperta adesso salendo su questa navetta. Bella, verremo in scooter con Rita proprio a prenderci il sole, senza girare, senza fare, perché ogni volta che usciamo sembriamo dei commessi viaggiatori. Veniamo e ci sdraiamo. C'è che bello, 7:45, 8 meno 10 c'è già gente facendo il bagno. Lì avanti sono già in acqua. Adesso abbiamo già anche qualche altro passeggero a bordo. Chissà a che ora inizia, ce l'abbiamo scritto nel messaggio. Sì, ci abbiamo mandato anche un messaggio ieri tramite WhatsApp. Comunque ci vogliono 40 minuti, se non sbaglio, di barca per arrivare a Pipì. Comunque queste escursioni sono top perché ti vengono a prendere sotto casa, ti portano in giro, ti danno il pranzo, gli spuntini, l'acqua, drink vari e poi ti riportano anche a casa. Forse anche la colazione ci danno. Tutto, adesso vediamo piano piano. Ci siamo registrati, ci hanno dato un braccialino per le colazioni, per non perderci e per poter usufruire di tutti i servizi. Andiamo a vedere cosa c'è da mangiare. Rita va sempre a nozze, un tè, vero Rita? C'è un business spaventoso, troppa gente, troppi turisti per queste escursioni. Vabbè, le più belle della Thailandia sicuramente, le più famose. Speriamo che siano belle, che non siano escursioni tipo carri merci, ti scaricano da una parte, ti portano dall'altra, mangia lì, risali qui, scendi lì, che sia tutto un po' finto, che ci lasciano un po' di libertà per godere del mare. Tocca a noi amici, 10 per un quarto, le cose si fanno lunghe, però queste escursioni si sa come sono. Comunque siamo Nemo Team e siamo molti di meno dell'altro team che è partita adesso, saranno 40, forse noi siamo 20-30, quindi va già bene. Barca è tremenda, da 250 cavalli l'una, 3 motori, 750 cavalli. Speriamo non li scarichino tutti. Noi siamo fuori a prendere schizzi. Guardate amici, in fondo quante barche e quante persone, tutte per queste isole. Sarà una pazzia stare lì, ci saranno milioni di persone e povere isole soprattutto. Comincia questa avventura ragazzi, non sarà facile, viste le situazioni e le condizioni. Si balla! Si balla! Però sta uscendo il sole, Ragazzi, l'acqua che sto prendendo sono zuppo, e questo sta correndo sempre di più. Abbiamo scelto un posto di merda. Ce l'abbiamo fatta amici, un'odissea qua fuori davanti, mi sono seduto qua per prendere aria, ma al rientro sto dentro. Qua prendi salti molto ovviamente essendo davanti e in più schizzi di tutto. È stata dura, 50 minuti. Ma è un carnaio, una pazzia assoluta. Guardate le barche che ci sono. Ragazzi, non vorrei deludere nessuno, ma forse sono escursioni da non fare. Adesso le vediamo insieme, ma è un macello.
guardate il delirio che c'è, dovrebbero controllare un po' il turismo, le persone, il numero. Ero convinto ragazzi di documentare per voi una situazione o delle immagini meravigliose, invece vi faccio vedere il business umano. È spaventoso. Vi faccio vedere ragazzi cosa vuol dire quando si pensa solo e esclusivamente ai soldi. Guardate la fila che c'è avanti e indietro. Stiamo andando probabilmente in una spiaggia, ma la spiaggia sarà invasa dalle persone, ce ne saranno migliaia. Queste isole sono molto belle, ma non puoi nemmeno riprendere. La sabbia ragazzi è farina, Però è veramente stupendo, pensate se non ci fosse nessuno. Vabbè. Sabbia è incredibile. Farina, Farina, sì. non se ne va più. Una sabbia più bianca è difficile da trovare. Anche più fine. Anche più fine, è vero. È proprio assurda. Farina. Ha la consistenza ragazzi della farina, è stupendo. Prima tappa fatta, prima spiaggia vista, stupenda, meravigliosa, una delle più belle mai viste, però il contesto è questo. Adesso rientriamo alla barca, ci sono tutti i punti d'incontro, fanno l'appello, ci siamo tutti, possiamo risalire in barca. Stavo chiacchierando con questi due ragazzi che ci sono dietro di me, ecuadoregni, sono venuti nel 2001, quindi 23 anni fa. Hanno detto che non era assolutamente così, che era un paradiso, pochissima gente. Adesso è una meta super turistica ed è impossibile venire. Siamo di nuovo in barca, adesso non so dove andremo, di sicuro qualche altra spiaggetta o qualche altra baia, vedremo. Vediamo dove ci portano. Guardate il delirio di barche che ci sono. Avete visto ragazzi, qua gli hanno detto che tutti possono fare il bagno e tutti si buttano in acqua, poi tornano un freddo da morire ma non fa nulla. Qui si faceva il bagno e tutti devono fare il bagno. L'1:20, prossimo parcheggio, prossimo spot pipì, almeno la vediamo ragazzi, la vedremo affollata ma la vediamo. Si fa spazio. Questa è la spiaggia delle scimmie, è Monkey Beach. Monkey Beach. Qua si divertono le scimmiette. E poi ci si lamenta di Cala Mariolo, Cala Colorizè, Cala Luna. Guardate qua il casino che c'è.
Vuole la GoPro, Ce li ho addosso, aiuto. Oh, you cool earring. Oh, yeah, that's my brother. Off the boat, and it has to take you to the scuba diving. Siamo risbarcati a Pipì, adesso andiamo a mangiare. È ora di mangiare, andiamo qui, Arida 2 si chiama, è un ristorante, c'ho una fame ragazzi. Al curry, pollo, fritto e riso. Beh Rita, almeno il pranzo è illimitato e buono. Primo punto a favore dell'escursione. Un buon pranzo. E adesso ragazzi, caffettino che sa di cappuccino, però anche quello c'era, Il pranzo è andato proprio bene. Buono. Sto rivalutando il caffè solubile, adesso me lo compro, è buono. Comunque, gente, non gente, turismo, non turismo, tutto quello che volete, ma il posto è meraviglioso. Piccolissima dronata di Pipì.
risale adesso, credo la penultima tappa e poi si rientra. Di nuovo a bordo, Rita. Di nuovo a Di bordo. nuovo a bordo, adesso ci faranno fare un'ultima spiaggia se non sbaglio e poi a casa. Molto vento amici e mare abbastanza brutto, guardate quando si salta. Qua ragazzi ci ribaltiamo se continua così. Nel frattempo che voliamo e che sbattiamo vi presento un amico, parla spagnolo benissimo. Nascido donde? Bélgica, principalmente Perú. Ok. Originario di Perù però. Ma voglio provarci anch'io ad andare là. Siamo sbarcati in una nuova isola, adesso siamo a 20 minuti da Phuket. Una nuova isola piena di gente lo stesso, un vento tremendo per scendere, abbiamo dovuto fare acrobazie. Guardate questa conchiglietta, grande, che bella. Si rientra ragazzi, ultima isola esplorata, adesso torniamo a Phuket. Riparte ragazzi, dondoliamo più di prima, credo 20 minuti però a Phuket. So in Thai, when we want to say thank you, just like me, I'm a woman, right? We always say ขอบคุณค่ะ Ho dato molo in cemento che balla. Molo in cemento armato che si muove sotto il potere delle otto. Escursione terminata amici, pipì esplorata, sempre vista nei vari video sui social e oggi ci siamo stati anche noi. Prima di andare via definitivamente ci offrono anche un pad thai, ma noi non lo prendiamo, ci beviamo un bicchiere di acqua e basta. Il pad thai ci aveva un po' nauseato, vi ricordate a Koh Tao che eravamo stati male mangiando il pad thai? Dal giorno non l'abbiamo più mangiato.
Vai, 1, 2, 3. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo a casa. Oh, attenzione. Ciao, grazie. Corri, Dato. Che ore sono, Rita? Le 6:30. Sono sveglio dalle 4:20 del mattino. Andiamo a comprare le patate. Ma che patate, li voglio Vado dopo io, dai. Vai tu, sicuro? Ragazzi, poi vado a comprare le patate, adesso doccia, un attimo di relax e direi che ci possiamo vedere anche domani mattina. Siamo leggermente stanchini. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Oh, comunque spero che vi sia piaciuta Pipì. E certo è invasa dai turisti, Molto però sovraffollata. il posto è bello. Meraviglioso. Ci vediamo domani mattina.